Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Finalmente ve la posso mostrare. La Madonnina di Besta è qua dietro alle mie spalle. La foto è una di quelle che sto sistemando per il mio blog. Ci siamo arrivati. E non senza i soliti problemi, perché abbiamo dedicato anche stavolta solo l'ultima mattinata sul lago di Ledro e quindi doveva essere una toccata e fuga. Avevamo letto vari articoli, ci eravamo un po' informati, sfortunatamente da dei canali non molto affidabili, diciamo così. Eravamo convinti che il percorso fosse di una mezz'oretta neanche, che fosse semplice, adatto a tutti, anche alle famiglie con passeggini. In realtà, appena arrivati all'inizio della via da cominciare a salire per raggiungere la Madonnina, che è una strada asfaltata, l'indicazione del percorso è 50 minuti invece che 30 e cominciamo male. Poi ci siamo resi conto che non saremmo stati nei tempi per poter fare quello che avevamo organizzato, quindi avevamo già prenotato per il pranzo, per l'1, e poi volevamo partire per tornare a Bologna. Di conseguenza abbiamo deciso di barare un attimo. Abbiamo percorso tutta Via dei Colli in auto, abbiamo parcheggiato appena abbiamo trovato un posticino comodo, e da lì abbiamo cominciato a seguire la strada. A un bivio le indicazioni che noi avevamo trovato dicevano di seguire la strada fino a raggiungere una fattoria. In realtà a questo bivio noi abbiamo trovato un cartello che indicava un chioschetto che vendeva marmellate, amari prodotti dal luogo, eccetera, e sotto c'era scritto bench walk. Abbiamo preso quel sentiero. Probabilmente è più breve il percorso partendo da lì, quindi stringiamo un pochettino quei famosi 50 minuti che non saranno mai 50 minuti, visto che noi facciamo foto, che andiamo con calma, che abbiamo Sansone che si ferma per ogni odore interessante, e quindi abbiamo percorso questo piccolo sentiero. Siamo arrivati al chiosco, che in realtà è proprio una casetta dove vendevano questi prodotti, e da lì ci siamo addentrati nel bosco per arrivare in cima. Il percorso non è per tutti, ci sono, a parte che aveva piovuto, quindi anche il sottobosco molto scivoloso, ma comunque il sentiero non è sicuramente adatto ai passeggini. I bambini sì, ce la fanno a salire, ma devono essere in grado di camminare da soli, oppure bisogna avere uno di quegli zaini che porti il bimbo in spalla. L'altro percorso è più lungo, comunque sterrato, e si unisce comunque a quello che abbiamo fatto noi, quindi a un certo punto si trovano dei roccioni da superare che sicuramente non si fanno con i passeggini, quindi le informazioni non erano proprio perfette. Ad ogni modo è un percorso affascinante, si va su parecchio come pendenza, quindi preparatevi. Nel sottobosco c'è molta umidità, io la soffro un po', per tutta la vita, per cui ho sofferto a salire, sudavo da paura, difficoltà a respirare, ma d'altra parte lì ha piovuto praticamente tutti i giorni nella mezza mattinata, quindi l'umidità c'era per forza. Abbiamo preso anche un po' di pioggia nel salire e finalmente siamo arrivati in cima, sopra le nuvole probabilmente, perché lì brillava il sole, e quindi ecco a voi finalmente il percorso. Un'ultima piccola nota: poco prima di arrivare alla Madonnina c'è il bivio che va al Piano in Fiore, dove ci siamo fermati la volta scorsa. È un'ora di cammino, dice il cartello, partendo da questo bivio che vi sto indicando, quindi quanto ci vorrà? Nei siti che abbiamo letto si parlava di fare in 2 ore e mezza tutto il giro. Non l'abbiamo provato, dovevamo tornare a Bologna, ci siamo accontentati di vedere la Madonnina. Ad ogni modo prendetele con le molle queste indicazioni e contate un pochino di più di tempo. Se siete sportivi probabilmente rispettate i tempi, se siete dei turisti che volete fare delle foto, che volete fermarvi, che avete un cane e quant'altro, ci vorrà di più, per cui prendetevi il vostro tempo e ricordatevi che noi, facendo il senso inverso, ci siamo trovati a un punto dove non c'erano indicazioni, per cui
Io spero che partendo dalla Madonnina sia tutto ben indicato fino ad arrivare al piano in fiore, da lì poi è indicato a scendere ed è comunque più semplice a scendere per arrivare poi a mezzo lago e da lì tornare a Molina di Ledro facendo una passeggiata lungo lago. Magari se torneremo in questa località, probabilmente sì perché ci è piaciuta molto, faremo anche questo giro intero, ma sarà più avanti, chi lo sa. Vi lascio a questa esperienza subito dopo la sigla.